buongiorno dalla provincia di Misiones in Argentina. Qua di fianco a noi c'è il Brasile. Oggi, contro ogni aspettativa, giornata super limpida, 32 gradi, ma le previsioni non promettono nulla di buono. Sembra una cosa scontata che ci sia cielo sereno nella stagione dell'estate, ma non lo è da queste parti, perché l'estate spesso coincide con forti e frequenti piogge. Buen dia anche da parte mia. È la nostra prima volta nella provincia di Misiones e siamo abbastanza esterrefatti dal panorama che ci circonda, che è di fatto un continuo della foresta pluviale del Paraná e quindi un continuo fisico e geografico della zona del Brasile. Tierra Roja per questa lingua di terra che coincide con il cono che si protende verso il Brasile e costeggia il Paraguay. E termina con le imponenti e bellissime cascate di Iguazú. Ma noi nel video scorso vi abbiamo portato in un posto che non conosce praticamente nessuno. Andate a rivedervi il video, veramente straconsigliato. Il turismo che si sta sviluppando in questa zona di Misiones, che ha come centro nevralgico le cascate di Moconá, è un turismo che vogliono mantenere di nicchia. Coaddi! Evitando quello che è successo negli anni e nei decenni nelle cascate di Iguazú, che è un turismo di massa che inevitabilmente porta i suoi vantaggi ma anche svantaggi. La ragazza del lodge dove abbiamo pernottato ci ha infatti detto quello che si svilupperà nei prossimi anni, perché hanno la certezza che Misiones sarà una bomba che esploderà nelle loro mani. Sarà un turismo ecosostenibile con la massima attenzione alla naturalezza intorno. È inevitabile anche che la mole di persone presente nelle cascate di Iguazú allontani di fatto gli animali che vivevano nell'ecosistema in questione, relegandoli sempre più al centro. Stanno cercando di dare sviluppo ad un turismo differente, non sarà facile. Piccola postilla da aggiungere per chi avesse intenzione di visitare le cascate di Moconá e quindi la riserva della biosfera di Jaboti: può capitare che venite da queste parti, programmate la vostra escursione, ma per via delle piogge il torrente Jaboti si alzi, il fiume Uruguay aumenti la propria portata e quindi le cascate di Moconá non sarebbero raggiungibili, ma comunque non sarebbero visibili perché il rio Uruguay le coprirebbe completamente. Quindi a causa delle piogge tutto può andare a monte, ma questa è una caratteristica che abbiamo imparato ad accettare perché le condizioni climatiche sono talmente estreme da cambiare qualsiasi programma. Noi non possiamo fare altro che inchinarci alla natura, che qui manifesta tutta la propria forza, più di quella che ora è visibile nel nostro continente. Da parte nostra cerchiamo di viaggiare lentamente proprio per trovare le condizioni migliori. Non sempre ci riusciamo, ma cerchiamo di fare il nostro meglio. Perché sapete la maledizione che ci contraddistingue da sempre, e proprio per questo, per quella difficoltà in più che troviamo inevitabilmente, vi chiediamo, se dovessero piacervi i nostri contenuti, di mettere il mi piace, di lasciare magari qualche commento, di controllare se siete iscritti al nostro canale e, cosa importante che non vi diciamo mai, vedete se avete attivato la campanellina delle notifiche in modo da rimanere aggiornati per tutti i contenuti che noi vi proponiamo. Dal navigatore ora la strada costeggia perfettamente il fiume. Le piante che vedete in fondo dall'altra sponda sono brasiliane. Quello che stiamo costeggiando è il rio Uruguay, che funge da confine tra Argentina e Brasile. Sempre per ricordarti che sei in Argentina, inizio zona de obra. Questo anche per rispondere a delle domande che ci fate spesso. In un viaggio del genere, in certi luoghi soprattutto, è impossibile stabilire l'itinerario tra virgolette più sicuro. Questo dovrebbe essere un ponte tra virgolette rimediato, perché il ponte principale è quello là. Mannaggia. Oltre a una fauna prorompente che purtroppo per convivenza spesso può trovarsi in queste condizioni, questa zona è ricchissima di produzione di tabacco, di mate e anche di manioca, la cosiddetta mandioca, dal fusto molto affusolato, dalle foglie appuntite di cui si mangiano le radici. Infatti la manioca è un tubero al pari della patata. Noi abbiamo assaggiato embeju, una sorta di piadina fatta proprio con la mandioca,
manioca preparata con formaggio e verdure. Ci hanno detto che qui viene utilizzato come fosse il pane, perché la manioca si trova ovunque, al contrario del pane però non è nutriente. Spettacolo! Di là il Brasile. Noi si va a destra verso il Paraguay. Ciao Brasile, torneremo sicuramente. Ne abbiamo visto un pezzettino. Per poter dire di conoscere un paese minimo ci vogliono mesi, se non addirittura anni, per quanto riguarda uno stato come il Brasile, che è grande come un continente. Qua è talmente tranquillo che giustamente gli animali. È vero. Come si chiama? Juan Carlos Vittorio, mi apellido. Vivo acá en Oberá, una ciudad muy hermosa, muy linda, la que brilla, dice Oberá. Y bueno, y nos encontramos con ustedes que son italianos y sean bienvenidos a Oberá. Cuando quieran, Muchas gracias. bendiciones. Acá les esperamos con las puertas abiertas y tenemos taller de moto. Y ¿Cómo se tenemos llama su taller? meteorológica, Taller Los Hermanos. Los se llama, hermanos. en Oberá. Y es un gusto hablar con ustedes y bueno. Su hijo? Ezequiel. Sí, mi hijo, sí. Bueno, fue un placer. Un placer. Esto va a YouTube, después le seguimos. Sì. Altro che pranzo da Valduca. Ripartite al volo da strada immersa, quasi inghiottita dalla foresta. Da 300 metri a 138, 38 gradi. L'unica consolazione è che abbiamo lasciato alle nostre spalle il Rio Uruguay e ne riprenderemo un altro dall'altro lato del braccio di terra rappresentato da Misiones. Ci aspetta il Paraná. Ma il mio pensiero ora va un po' alle gomme, perché con questo caldo, con questo sole, con l'asfalto bollente, questo tipo di gomme sicuramente soffre un po'. Il sensore della gomma anteriore mi dice 38 gradi, mentre quello della gomma posteriore 47. Stavolta non posso sbagliare, quello che abbiamo davanti è il Rio Paraná. Il ponte in fondo ci porterebbe in Paraguay, la spiaggia sul Paraná e lo skyline di Posadas, la capitale della provincia di Misiones. Lasciamo la strada principale che ci porterebbe in Paraguay per andare verso il centro. Dai, il semaforo diventa verde, non ci fa fermare, qua rischiamo di liquefarci. La situazione è abbastanza drammatica. Sole veramente pazzesco, cioè non riesco ad appoggiare la mano sopra la sacca. Anche lo schermo del CarPlay, non lo dico mai, ma questi viaggi, queste situazioni mettono sotto stress qualsiasi tipo di attrezzatura elettronica, l'abbigliamento, la moto, le gomme, i caschi, tutto. La cocera c'è? La cocera c'è al numero 10, ci hanno dato 2 chiavi, vi raccomando di tenerne una nell'aria condizionata perché hoy hace muchísimo calore. Ciao ragazzi, di nuovo buongiorno. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, ovvero l'estazionamento per la Tenerona. Moto carica pronta per partire. Oggi andiamo a mettere un altro piccolo tassello per raggiungere le Ande. Saranno giorni di puro trasferimento perché dobbiamo fare circa 1500 km in condizioni quasi disumane. Giorni con temperature che oscilleranno dai 40 ai 45 gradi. Perché oramai la Pampa la conosciamo bene e nella Pampa non c'è nada. L'immagine del relax che si vive qui a Posadas. Buen días, chicos! Nonostante il panorama intorno appaia più secco, quella che stiamo attraversando, la provincia di Misiones, insieme a quella in cui entreremo, Corrientes, sono le 2 province della produzione di yerba mate in Argentina, che è lo stato maggior produttore di yerba mate e maggior consumatore, con il 60% della produzione internazionale che avviene in queste 2 province argentine. È una tradizione pluricentenaria che gli spagnoli, quando arrivarono, ripresero dai Guaraní, che si facevano aiutare da questa bevanda e da queste foglie che avevano un potere energizzante. Quello di cui avremmo bisogno noi per questi 3 o 4 giorni di trasferimento. Appena entrati nella provincia di Corrientes, Taragüí, appunto il mate, la cui raccolta avviene per la maggior parte dei casi ancora a mano. Ci è stato raccontato che infatti le piante vengono mantenute abbastanza
abbastanza basse per facilitarne la raccolta. Questa è stata resa possibile grazie alle condizioni climatiche perfette, temperature molto alte e costanti ed un'umidità alta tutto l'anno. In un viaggio on the road guardate come cambia il panorama. Solo ieri eravamo circondati dalla foresta, ora non c'è praticamente un albero. Primo paesino raggiunto, Ituzaingó. Andiamo a riempire la pancia alla Tenerona. No, la fila? Sì, bisogna rispettare la coda. Questa cosa ci ricorda un po' la Bolivia. Ripartite dal distributore, questa è la condizione intorno che non è mai cambiata. Siamo a 72 metri sul livello del mare e se guardate dalla cartina dove si trova il mare potete capire la vastità di questo territorio pianeggiante. La temperatura è sempre la stessa, pneumatico posteriore 48 gradi, quello anteriore 39, Corrientes 146 km. Importantissimo in queste situazioni il cruise control, per quanto meccanico, è quasi fondamentale. E quando ci chiedete ma quanti chilometri riuscite a fare senza fermarvi mai, con questa configurazione potremmo tranquillamente finire il serbatoio, quindi tranquillamente fare anche 300 km senza fermarci mai. Però il nostro personale consiglio per la massima sicurezza è di fermarsi ogni massimo 2 ore. Da un po' sia io che Sara abbiamo una percezione della temperatura diversa. Temperatura del motore è salita a 88 gradi, temperatura dell'aria 40 costante, temperatura delle gomme, quella posteriore è arrivata a 50, record, per l'anteriore a 41. This is Pampa. E questa è la situazione attuale. Come potete vedere non siamo soli. Ehi Chico, che passa? Ecco, guardate che bel quadretto. Trio perfetto. Anche sotto la pensilina c'è un'area, ragazzi, sahariana. Appena ripartiti per gli ultimi 82 km dobbiamo attraversare la città di Corrientes, quindi forse un pochino di traffico. Siamo a Corrientes. Addirittura qualche grattacielo in costruzione. Questi palazzi hanno la vista proprio sul Paraná. La spiaggia sul Paraná di Corrientes. Funi pazzesche. Pazzesco! Siamo nella regione geografica del Gran Chaco, la regione più calda di tutta l'Argentina. Camion Euro 6, ultima normativa. Guardando intorno, più che una città mi sembra quasi un posto fantasma. E alla fine ce l'abbiamo fatta. Struttura da lavoro, abbiamo 4-5 ore per poter lavorare. Tenerona parcheggiata e scaricata, ora diretti in camera a Trabajar. Per magia la moto si è spostata da qua a qua. Ora carichiamo todo e nuova tappa nella Pampa dell'inferno. Pronti? Ecco quello che hanno visto i nostri occhi per 50 minuti. Tabula rasa! C'è un po' di vento laterale, sicuramente lo sentite al microfono. Se guardate nella mappa, questa strada ha una sola curva per 800 km. Ci stiamo avvicinando alla Pampa dell'inferno, temperatura del motore 91 gradi, inserta marcia a 105 all'ora, 43 gradi. Fermi nel bel mezzo della provincia del Chaco. È veramente difficile riuscire a resistere perché c'è vento, ma il vento è paragonabile al vento del deserto, quando si deve essere tutti completamente coperti per riuscire a non bruciarsi. Io monitoro sempre le gomme, è quasi impossibile toccarle. Comunque questa gomma è arrivata quasi a 4000 km. Ovviamente idem l'anteriore, che per sua natura soffre un po' più il caldo.
44 gradi. L'orario della siesta tutto tace. Tra l'altro i nomi sulle aziende sono anche cognomi italiani, anche un po' trasformati, con errori di ortografia, un po' come ci hanno sempre raccontato. Quando sono arrivati sono stati registrati in malo modo, così sono restati, si ritrovano a fare difficoltà nella richiesta della cittadinanza italiana proprio per questa differenza. E alla fine è comparso anche l'allarme, 3,2 la pressione della gomma posteriore, 54 gradi. Infatti la pressione delle gomme è salita a 3,29, 54 gradi. Pazzesco ragazzi. Ora rallento un po', abbiamo ancora 17 km. La tappa di oggi l'abbiamo studiata abbastanza bene per non esagerare. Immancabile cenno storico alla guerra delle Malvine dei primi anni 80 e la scritta a chi vive un eroe, probabilmente un soldato che ha combattuto e che è tornato a casa. Faccenda sempre molto calda qui in Argentina. Arrivati finalmente nella ridente cittadina di General Pinedo. Chi non la conosce? Ingresso maestoso. Arrivati ragazzi, il Chaco è una provincia davvero dura. Vamos a ver. Moto parcheggiata ed ecco la nostra situazione. Postazione da lavoro pequeña, Ma tanto siamo abituati perché sopra la Tenerona siamo vicinissimi, situazione avviamento disastrosa. ma fuori ci sono 40 gradi, quindi dobbiamo approfittare per lavare un po' di cose. Guardate la serietà di Sarla Tatti. Sopra la moto con il casco parla, mentre quando lavora non dice una parola. Ma poi sarà tutta scena o riuscirà a tirar fuori qualcosa di buono? No sì, no sì. Scrivetelo nei commenti. E dopo una giornata passata letteralmente chiusi in casa, Ripartiamo direzione Pampa dell'Inferno. oggi la temperatura è leggermente migliore rispetto a ieri, saremo intorno ai 38-39 gradi, ma sono le 10 di mattina. E come sempre, quando ci fermiamo succede questo. Grazie. Mucha suerte! E questo, perché este signore tiene un KTM 1300. Eso. Y aprendí de ustedes para con mi señora andar en off-road parados los dos. Top! Topi. Appena ripartiti, salutati gli amici motociclisti che come sempre sono super gentili perché ci danno tante info per percorrere le giuste strade. Infatti le info riportano, ci avevano detto della strada messa male con tantissime buche, assolutamente da fare attenzione perché se con la motocarica ci cadi dentro puoi fare danni seri ai cerchi. Piccolo aggiornamento dopo 50 minuti e come potete vedere non è cambiato nulla. Noi facciamo questi aggiornamenti veloci per rendervi partecipi. Comunque mettetevi nei nostri panni, si viaggia sempre dritti, sempre a una velocità costante di 100-110 km/h. Traffico come potete vedere inesistente. Ora guardate questo campo coltivato sulla nostra destra, saranno circa 15 km che è sempre coltivato nella stessa maniera. Nuovo aggiornamento, 142 km all'arrivo. La situazione è leggermente diversa perché ci sono più arbusti, ma per quanto riguarda le curve, ecco la prima di 5 gradi dopo 30 km. Sul navigatore neanche si percepisce. Siamo a 90 km da Santiago del Estero. Direzione Termas de Riondo, dove si trova l'autodromo più importante dell'Argentina. Ed oggi terminiamo la giornata al casino. Poi c'è anche il distributore di benzina, andiamo a chiedere. Oltre alle strade in mezzo al nada, anche la struttura l'abbiamo presa in mezzo al nada. Ma tanto ormai l'avete capito, sono giorni di trasferimento. Quello che vogliamo condividere e che forse speriamo di riuscire a far percepire quanto è grande la Pampa. Praticamente sono 3 giorni che viaggiamo sempre ininterrottamente, con temperature pazzesche, ma soprattutto, come avete visto, in zone molto isolate. Anche se stanco mi vedete sorridere perché domani è l'ultima tappa per raggiungere Los Andes. Nel frattempo con la telecamera stavo sempre più in basso perché il braccio non riesce neanche a sostenere il peso della camera.
E in questo viaggio folle, nuova conoscenza. Mi nome è Lucas. Ci ha appena detto che il tragitto di oggi che dobbiamo fare cambia todo, un po' lo sapevamo, ma cambia todo a livello meteorologico perché passeremo dai 40 gradi di ora ai 20 gradi di Tafí de Pache con la pioggia. È un placer. Un placer, un gusto tener esta conversación muy nutritiva en cuanto a igualmente, sí, a igualmente información. para- Eso es lo que me gusta a mí de mi trabajo, Sí, que para- puedo interrelacionarme con personas Sí, se ve de diferentes porque- culturas y no me cuesta. Siempre habla, tiene una abertura, ¿no? Por Sí. hablar con la gente. Este es su trabajo perfecto, creo. ¿Cuántos años tiene? Tengo 30 años. 30 años. Parezco Sí, menor. sí. Mi padre tiene 68 años y parece de menos. Se vive mejor acá, yo creo, en Argentina que en Europa. En Europa siempre parece que tenemos más años de lo que tenemos. Hay que ver la vida que uno tiene, el Claro. estrés. Aquí la vida en las provincias es más tranquila que en Buenos Aires. Tengo amigos en Buenos Aires que se levantan 4 de la mañana y están volviendo como a las 20 horas. Entonces su vida está dedicada, ¿por qué? Por las grandes distancias. Ella entra a las 8 al trabajo y se está levantando a las 5 de la mañana para llegar porque tiene 2 horas de viaje. Ustedes van a tener 2 horas de viaje de aquí a Tafí del Valle. Ella tiene 2 horas para su trabajo. Entonces, el ritmo de vida que uno tiene te Va a termina. condicionarte. Mi abuela hasta los 93 años, porque es una persona de campo, más sana, la comida es más sana, no es tanta procesada, todo se cultivaba, entonces no estaba conectado a lo que sería la tecnología. Nunca estaba en contacto con lo que sería los medios de comunicación. Usted es joven, pero tiene la cabeza. Sí, yo conversación con mi abuelo muy buena. Vivió con suo abuelo. Este è il segreto per avere una vita diversa, perché sai quello che c'è stato prima e sai quello che c'è stato dopo e fai una via di mezzo, no? De verdad que sí. Con gusto. Un gusto, un placer, les deseo un buen viaje y un gusto haberlo conocido. Gracias, Luca. Yo lo voy a seguir Igualmente. en su canal. Gracias. Gracias. No, por favor. Buon trabajo. Appena ripartiti e guardate la contrapposizione di questo paese. Passiamo da auto di lusso ad auto come questa. Ovviamente con il massimo rispetto vogliamo solo mostrare la differenza di vita di gente di un certo ceto con gente molto ma molto ricca, cioè la disuguaglianza è marcatissima. E dopo praticamente 2000 km di pampa infinita caldissima, sullo sfondo si iniziano a vedere loro, ovvero tra le montagne più imponenti del mondo. Siamo a 452 metri sul livello del mare e si inizia a salire. La temperatura attuale è di 35 gradi, la strada finalmente presenta qualche curva. Oggettivamente dopo 2000 km non mi ricordo più come si fanno le curve, devo riconoscere che è una bella sensazione. Devo ammettere che un po' mancavano queste curve. Bella, guardate quanto è bella qua. Tiratene nonostante le gomme, nonostante il peso così settata, è divertente. E comunque sempre, ragazzi, non esageriamo, sempre in sicurezza. Siamo quasi addirittura d'arrivo, guardate che spettacolo. Mamma mia. Qua ci dovrebbe essere una diga da quel che vedo. Questi cambi on the road mi piacciono tantissimo, però è sterratone. Là dietro dovrebbe esserci un lago enorme. Addirittura Google ha ricalcolato, quindi possiamo proseguire per questa strada.
questo lo sbarramento e qua dietro dovremmo avere il lago, che non sappiamo se sia un effetto wow, è un effetto normale come i nostri laghi di montagna. Praticamente qua riprendiamo la strada da dove salivamo. Aspettate, altra cosa che vi devo mostrare al volo. Avevo sentito uno scoppio. Partiti a 100 metri sul livello del mare, ora 2000, guardate la borsa, da qua si percepisce ancora meglio. Questa è tutta aria per la differenza di pressione. Fortunatamente questa volta il gancio non si è rotto, come c'era successo nel Passo San Francisco. Ora riportiamo la pressione interna a quella esterna. Ok, e lasciamo la borsa leggermente aperta. Il lago non fa il suo miglior effetto anche per via di un cielo piuttosto tenebroso, che ci regala però finalmente temperature piacevoli. Comunque ora siamo a 1911 e la temperatura è scesa a 30 gradi. Siamo a Tafí del Valle e si sale ancora. Fermi per il pranzo e mangiare il panino che ci siamo fatti a colazione, ma guardate, c'è chi sente l'odore in maniera allucinante. Eccolo qua. Siamo sempre in 3. Come ci fermiamo veramente? Da 2 diventiamo 3, anche 4. Il 4 è stato scacciato, sì, mentre il 3 lo sento ora che spinge sul mio ginocchio. Sempre più vicino. Si è nascosto per capura che poi lo cacciano. Perché siamo di fronte ad un locale, questo qua. Ora mangiamo, caffè tozzo e ripartiamo. Però mentre mangi la situazione si complica. Guardate il triangolo intorno Sara. Ti possono attaccare. Appena ripartiti dopo aver salutato i Perros. Aggiornamento altitudine 2175 con quel fascino del disordine proprio del Sud America. Credo che siamo arrivati quasi in cima e guardate con il sole che colori. Bisogna ammettere che non ce lo aspettavamo proprio, abbiamo superato i 3000, 3039, 3042, ripeto, altezze ridicole per le Ande, però per noi che veniamo da 2 mesi a praticamente sul livello del mare, questi numeri non possono che piacerci e forse il passo è proprio questo qua. No, i lama, bellissimi, andiamo a fargli una foto, dai. Ora le mostro. Ci sono alcuni ragazzi salteños di Santiago del Estero. Ci hanno chiesto di fotografarsi insieme alla moto, la Tenerona apprezzo sempre. E comunque, lama a parte, siamo quasi a 3100 metri e bisogna dire che quando si parte dai 100 metri sul livello del mare e si arriva in giornata ad oltre 3000 metri, già si iniziano a sentire. Ma adesso si scende in direzione Cafayate, 1600 metri sul livello del mare, quindi bisogna per un po' acclimatarsi, perché poi si sale mucho más. Salutiamo il nostro amico Pequeño. Salutiamo i nostri amici Motero. Buon viaggio! Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old lives. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding, an easy kill, gonna leave it all behind. I think it's time for